Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata del mio podcast. Oggi parliamo di due verbi molto importanti. Questi verbi sono importanti perché li ritroviamo spesso nelle conversazioni quotidiane. Sto parlando di volerci e metterci. Come avrete intuito, si tratta di due verbi pronominali. Sono pronominali perché all'interno hanno un pronome, una particella pronominale, che in entrambi i casi è ci. Ci è parte integrante di questi due verbi. Non possiamo analizzarlo separatamente. Dobbiamo considerarlo insieme al verbo. Oggi ho voluto parlare della differenza tra volerci e metterci perché è un argomento che confonde molte persone che stanno studiando l'italiano. Anche se vengono utilizzati nello stesso contesto, c'è una differenza di significato. Andiamo con ordine. Vediamo prima le coniugazioni al presente indicativo di questi due verbi e vedrete che già dalla coniugazione capirete molte cose. Cominciamo con metterci. Metterci si coniuga a tutte le persone. Quindi io devo dire io ci metto, tu ci metti, lui, lei ci mette, noi ci mettiamo, voi ci mettete, loro ci mettono. Vediamo ora la coniugazione di volerci. Volerci si coniuga solamente alla terza persona singolare e alla terza persona plurale. Quindi abbiamo ci vuole, ci vogliono. Da qui capiamo che volerci segue la stessa struttura di verbi come piacere, bastare, servire, eccetera. Cominciamo proprio da volerci. Volerci è spesso utilizzato per parlare di tempo. Quanto tempo si impiega per fare qualcosa, oppure per indicare qualcosa, che serve in un determinato contesto. Vediamo degli esempi. Ci vuole un'ora in macchina per arrivare al centro città. It takes 1 hour by car to get to the city center. Ci vogliono 2 ore per arrivare a Firenze da Roma. It takes 2 hours to get to Florence from Rome. Ci vuole un po' di sale nel sugo. The sauce needs some salt. Ci vogliono 2 persone per fare questo lavoro. It takes 2 people to do this job. La sensazione che abbiamo da queste frasi è che si tratta di informazioni che valgono per tutti. Se io dico ci vuole un'ora per arrivare al centro città, questa indicazione di tempo è valida per tutti, non è specifica. È una indicazione di tempo che orientativamente vale per tutti. Anche nell'esempio del sale, ci vuole un po' di sale nel sugo. Evidentemente, se dico questa frase, è perché obiettivamente manca il sale nel sugo. Il sugo è insipido e quindi c'è bisogno di sale. Sono delle informazioni che valgono per tutti e che sono impersonali. Al contrario, metterci fa riferimento a delle informazioni o a delle azioni che sono riconducibili a delle persone nello specifico.
Ad esempio, ci metto 20 minuti per arrivare al supermercato. Voi ci mettete un'ora per finire questo lavoro. Proprio perché questo verbo si coniuga a tutte le persone, l'azione del verbo è riconducibile al soggetto. Quindi io posso dire: io ci metto 20 minuti per andare al supermercato. Maria ci mette 15 minuti per arrivare al supermercato. Stefano e Luca ci mettono 10 minuti per arrivare al supermercato. Quindi è una durata di tempo soggettiva, che cambia a seconda della persona. Questa è la grande differenza tra questi due verbi. Possiamo usarli entrambi per dare indicazioni sulla durata di tempo di un'azione. Ma questa durata di tempo può essere oggettiva oppure soggettiva, in base al verbo che utilizziamo. Se utilizziamo metterci, la durata di tempo sarà soggettiva, quindi riconducibile ad una persona nello specifico, proprio perché coniughiamo il verbo a tutte le persone. Mentre se utilizziamo volerci, l'indicazione di tempo sarà riconducibile a tutti, non a qualcuno nello specifico, proprio perché il verbo si coniuga solamente alla terza persona singolare e a quella plurale. Adesso vi farò due esempi che vorrei che voi osservaste. Ci vuole un giorno per correggere questa relazione. Ci metto un giorno per correggere questa relazione. In base a quello che abbiamo detto prima, possiamo dire che nel primo esempio la durata di tempo espressa in questa frase è una durata di tempo che vale orientativamente per chiunque corregga quella relazione. Nel secondo esempio, invece, la durata di tempo espressa nella frase è riconducibile solamente al soggetto del verbo e quindi, in questo caso, io. Io ci metto un giorno per correggere la relazione. Sara ci mette 5 ore. Prendetevi tutto il tempo che vi serve per riflettere su questi due verbi. L'importante è capirli passivamente, per poi saperli utilizzare nella conversazione. Tutti gli esempi che ho utilizzato in questa puntata ve li ho riportati tutti in descrizione. Dateci un'occhiata per capire al meglio. Se avete qualsiasi domanda, come sempre, mandatemi un messaggio su HelloTalk o una nota audio su Anchor. Io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio. Spero che vi sia utile. Vi ricordo inoltre che se mi state ascoltando su Apple Podcast potete lasciarmi una recensione e una valutazione. Sono sempre ben accette. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Ci sentiamo nel prossimo episodio.